Sì. Ma te l'ho detto di cercare Den 87 scritto con 4. Den 87, ma non trovo niente scritto con 4. Ok, trovato. Queste 3 scene che avete appena visto sono state elaborate in locale con un nuovo modello molto interessante. E sì, è passato tanto tempo da Stable Video Diffusion e adesso le cose sono molto diverse. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Dalle scene iniziali avrete capito che c'è una novità molto interessante per la generazione dei video. Forse lo conoscete già perché non è appena uscito, ma ho avuto modo di studiarlo meglio sia perché ho la 3090 adesso e sia perché ha avuto quella piccola evoluzione che ora lo ha reso molto più interessante rispetto all'inizio. Sto parlando di COG Video X, questo modello per l'elaborazione che vi permetterà di generare video sia partendo da un prompt e sia partendo da un'immagine descrivendogli come dovrà andare ad animarla. Ci sono molti modelli, molte impostazioni, non riusciremo a vedere tutto, considerando che si può anche aggiungere ControlNet, ma che non ho incluso in questa guida per via del fatto che c'è una leggerissima ma piccolissima problematica. Non so se avete mai sentito parlare di VRAM, ecco, la generazione di queste cose può essere particolarmente pesante, però possiamo ottimizzare molto in realtà. Ma andiamo a vedere su ConfUI il workflow che vi ho creato per poter elaborare con COG Video X sia da prompt che da un'immagine iniziale. Partiamo allora dalla pagina di GitHub di COG Video. Come sempre troverete gli aggiornamenti, molte informazioni e i link per scaricare i modelli, ma vediamo un po' in ordine. Prima di partire a far tutto vi consigliano di seguire una loro guida su come fare il prompt legato a questo modello. Se voi cliccate qui vi porta a questa pagina che sembra un po' un mix di codice di tutto il resto, ma nel mezzo un po' vi fa vedere il prompt e vi spiega nel text to video e nell'image to video come sarebbe meglio farlo, ma dopo vediamo degli esempi che mettono loro direttamente. Torniamo di qua, se andiamo qua sotto c'è la gallery che ci fa vedere un po' di risultati. Vi dico subito che riuscire ad avere bei risultati è un po' complesso. Alle volte vengono subito bene, altre volte dovete veramente fare diverse generazioni perché non prende quello che gli dite. Ci sono 2 versioni, c'è la versione 5B e la versione 2B e ovviamente la versione 5B è un po' più massiccia, quella 2B è più snella, ma anche lei come vedete può farvi fare cose interessanti. Questo ricorda un po' il video di Sora, uno dei primi usciti, e se volete rifare le stesse cose vedete che c'è il link qua sotto per arrivare ai prompt usati. Vedete che sono abbastanza massicci. Non è detto che facendo un prompt lunghissimo così vi faccia una cosa fatta bene. Secondo me è da lavorarci un po' su. Io ho avuto buoni risultati facendo prompt anche più piccoli. Torniamo indietro e abbiamo la tabella di confronto fra il 2B, il 5B e il 5B Image to Video, perché di base COG Video X genera dal prompt e vi fa il video di conseguenza. Altrimenti con l'image to video potete dargli un'immagine e lui la trasforma seguendo le vostre indicazioni. Danno alcuni consigli del tipo il 2B è raccomandato farlo andare in FP16 mentre il 5B in BF16, però considerate che il BF16 è compatibile solo dalle RTX 30 a salire. Se avete una versione passata potete comunque mettere l'FP16 e generate lo stesso. Passiamo ai valori del video in sé che viene generato e abbiamo un prompt che può essere lungo massimo 226 token, ovviamente in inglese deve essere fatto, una lunghezza di 6 secondi per un frame rate di 8 frame al secondo. La risoluzione deve essere questa esatta, 720x480, e qua sotto abbiamo alcuni link. Per esempio se andiamo su Hugging Face ci ripetono un po' le stesse cose perché come sempre GitHub e Hugging Face condividono un po' le stesse informazioni e qua sono spesso anche informazioni che non vanno a interessarci per la generazione su ConfUI. I modelli potete scaricarli da qua, ma adesso vedremo un altro modo perché è un po' complessa la situazione, ma in realtà la semplifichiamo
senza girarci troppo intorno. Andiamo direttamente su ConfUI. Se siete qui perché vi ha attratto Cog Video X ma non sapete cos'è ConfUI, allora ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzare questa web UI, che non è semplicissima ma è comunque la migliore per poter generare con l'AI open source in locale. Una volta installato, comunque se ce l'avete già, facciamo sempre manager e andiamo con un update all, in modo che abbiamo aggiornato tutto, sia nodi che web UI in sé. Fatto questo ve la fa riavviare e torniamo qua. Facciamo un bel load e carichiamo il workflow Cog Video X prompt più image to video. Come sempre, se non avete i nodi, e quasi sicuramente non ce li avete se state facendo da zero Cog, vi farà un elenco di quello che vi manca, oltre a segnarvi in rosso proprio i nodi che non avete. A questo punto fate manager, install missing custom node come sempre, l'elenco di tutto quello che vi manca lo installate, riavviate la web UI e siete a posto, non dovrebbe più segnarvi niente in particolare. Partiamo a vedere il workflow pezzo per pezzo per farvi capire un po' come funziona. Ho messo 2 nodi per il caricamento del modello, perché ci sono sia i modelli originali, diciamo quelli più pesanti, e sia i GUF se volete risparmiare un po' di VRAM. In base a quello che scegliete collegate questo nodo qui che fa da reroute. Ovviamente non potete metterli entrambi perché non avrebbe senso, ma scegliete soprattutto sulla base del vostro computer e della vostra scheda video, perché questi prendono molta più VRAM e questi sono un pochettino più ottimizzati. Questi nodi qua, come vedete, si chiamano download perché fa sia da caricamento che da download la prima volta. Quando voi selezionate un modello che non avete e fate partire il QE prompt, prima di tutto parte a scaricare. Una volta finito di scaricare il modello, parte con la generazione. Il lato negativo di questa cosa è che non vi dà un reale feedback di dove arrivate a scaricare il modello. Però è il metodo più semplice e veloce, perché altrimenti dovreste fare una specie di git clone caricandovi tutta la cartella, ed è una cosa praticamente paritaria perché neanche di là avete un feedback di quanto ci sta mettendo, di cosa sta scaricando e così via. O altrimenti veramente vi scaricate file per file e vi ricreate tutto l'albero di cartelle di file, perché se andiamo a vedere nella cartella dedicata ai modelli, che è esattamente questa, ovvero ConfUI Models Cog Video, questi sono i modelli che ho scaricato, anzi che mi ha scaricato lui da solo. Se entriamo per esempio nel 5B, che è quello al momento selezionato, vedete che è proprio fatto esattamente come su Hugging Face. Se torniamo qua e apro la cartella, vedete gli stessi file, le stesse cartelle. Questa cartella qui quanto pesa? Per farci un'idea, allora io ho scaricato quelli principali più i GUF, ma vedete che ci sono anche versioni parallele, tipo questa qui chiamata Cool Cog Video, ce n'è un'altra di KJ, ci sono questi di Alibaba. Adesso non vedremo queste versioni, non starò qui a spiegarvi la differenza perché vi dico la verità, non ho capito esattamente in cosa differiscono. Probabilmente molte cose vanno su questo qua fan che non vanno su quello base, ma questo è quello originale sul quale potete fare comunque le elaborazioni. E qua sotto abbiamo i modelli che avete visto prima ma in versione GUF Q4 più questi fan che sono paralleli. Stavo dicendo quanto pesano. Allora il 2B pesa 3,55 GB, il 5B pesa 10,7 GB, il 5B Image to Video pesa 10,8 GB, mentre il GUF crea questa cartella, all'interno mette proprio i file sfusi senza le cartelle come gli altri e vedete che pesano più o meno 3,4 GB entrambi. Io li ho scaricati tutti, però non è che li usate tutti, era per farvi avere un'idea e per testarli io per capire la differenza. Quello che posso dirvi è che i GUF hanno una qualità leggermente più bassa e si nota alla fine, mentre quelli originali diciamo sono un pochettino meglio. Il 2B ovviamente ha una qualità minore rispetto al 5B. Detto questo, vediamo le altre impostazioni. Abbiamo la precisione, che è quella che dicevo prima. Loro consigliano per il 5B il BF16 e per il 2B questo l'FP16, ma in realtà voi potete mettere anche il 5B su FP16 perché se non avete una RTX 30 o 40 non potete generare in BF16, ma se ce l'avete mettetelo. L'FP8 Transformer vi ottimizza un po' l'elaborazione e anche la richiesta di VRAM, ma aumenta un pochettino le tempistiche.
voi potete metterlo su disable, enable. Il fast mode è solo per chi ha le RTX 40, perché altrimenti non è compatibile con quelle più vecchie, io non posso usarlo. Mentre l'enable sequential CPU offload ottimizza ancora di più, l'occupazione di VRAM scende veramente tanto, ma le tempistiche aumentano molto di più, quasi il doppio. Fate conto che io senza questo e senza questo ci metto un quarto d'ora, se li attivo entrambi arrivo alla mezz'ora. La cosa però essenziale è che abbassa veramente tanto la VRAM questo settaggio, perciò se siete in crisi mettetelo e vi risolve veramente tanto. Qua stesse impostazioni, l'unica cosa che abbiamo il fast mode direttamente qui invece che poterlo attivare o disattivare come transformer, stessa cosa l'enable sequential CPU offload. Qua sotto vi ho riportato le note e le stesse cose che ho detto in questo momento. Come sempre io metto le note per spiegarvi i vari passaggi e ogni blocco lo metto secondo un mio ragionamento di elaborazione di passaggi vari che spero vi aiuti a capire un po' come funziona il workflow. Qua sotto abbiamo il caricamento dei clip e anche questo potete mettere la versione GUF. Decidete voi che versione utilizzare. Se non avete questi clip qui potete andare su Manager, Model Manager e qua sopra scrivete T5. Qui trovate tutti i modelli T5 compresi i GUF e potete scegliere che qualità utilizzare. Io solitamente uso il Q8 che è il massimo, ma potete scegliere anche l'FP8 normale o il Q5. Dovete andare un po' in linea al vostro computer e a come riesce a elaborare, diciamo. Il prompt possiamo vedere degli esempi, come dicevo prima. Se noi andiamo nella pagina di Hugging Face del modello 5B, abbiamo tutte le varie generazioni con il loro prompt. Vedete che è abbastanza massiccio. Vi consiglio sia di prendere spunto da questi prompt, perché sicuramente li hanno fatti loro e quindi sanno di ciò che parlano, ma al tempo stesso sperimentate un po' voi, perché secondo me sì, è vero, dovete dargli tanta roba da elaborare, ma non così tanta, perché potrebbe andare veramente in confusione. Io mi sono trovato bene con prompt piccoli. Considerate sempre i tempi di elaborazione, perché poi potrebbe svarionare completamente e avete perso 20 minuti. Considerate sempre che queste vetrine che mettono nelle varie pagine sono palesemente degli cherry picking, delle cose più belle che gli sono venute, perché riuscire a fare la stessa cosa del cane che corre con gli occhiali, con la pioggia, è molto complesso. Una volta fatto il prompt positivo potete mettere anche quello negativo, che in realtà non so quanto influisca sinceramente, ma potete cercare di dirgli cosa non deve fare, anche se prende molta iniziativa lo stesso. Certo, non è come Stable Video Diffusion che non c'era proprio modo di dirgli cosa doveva fare. Qua gli potete dire cosa deve fare, ma è difficile dirgli non mettermi le mani strane, non fare le braccia strane, perché le farà comunque. L'unico modo credo per vincolarlo è usare ControlNet, ma lì bisogna veramente perderci un po' di tempo, causa secondo me peso sulla VRAM particolarmente grosso. Passiamo a questa parte qua che vediamo insieme, cioè caricamento immagine e elaborazione. Allora io ho fatto un workflow unico, perché se voi non collegate la parte del caricamento immagine sarà l'elaborazione del video tramite il prompt che avete messo. Questo significa che farà proprio un video da zero e genererà tutti i frame, perciò ci metterà di più a elaborare. Se invece avete un'immagine e volete animarla come dite voi, allora da sample qua collegate in image cond latence. Ovviamente il prompt ora dovrà diventare che gli descrivete la vostra immagine e cosa farà nell'elaborazione. In questo modo avete un unico workflow e decidete voi se fare in un modo o se fare in un altro. Semplicemente la differenza è questo collegamento image to video senza è text to video, e il prompt di conseguenza è senza l'immagine gli descrivo proprio tutto quello che dovrà fare, con l'immagine gli descrivo l'immagine e come andrà a modificarla. I valori in questo caso vedete che sono sempre gli stessi. Ho messo il caricamento dell'immagine con la possibilità di fare il resize image. In realtà vi consiglio di caricare già un'immagine a questa risoluzione in modo che abbia già il formato giusto, ma se non avete voglia potete usare qua questi valori, ridimensionarla, anche fare il resize, e così lo fa già lui senza che passate da Photoshop o da altri programmi di photo editing. Però se partite già dall'immagine giusta fate prima. In ogni caso lui poi la risoluzione l'ha imposta qui ed è 480x720.
non è possibile fare altre risoluzioni al momento. Queste sono le impostazioni di base: 49 frame, 50 step, CFG 6 e scheduler il suo. Ovviamente potete sperimentare a cambiare queste cose, non soffermatevi mai a fare le cose fisse perché le trovate così in un workflow, però vi posso dire che in questo modo crea un video di qualche secondo come vedevamo prima. Se abbassate i frame ovviamente diventerà molto più breve l'animazione. Con 50 step fa un buon risultato, magari per velocizzare l'elaborazione potreste fare meno e provare a vedere cosa viene fuori, così come lo scheduler potete provare fra tutti questi se ce n'è qualcuno che viene meglio secondo le vostre generazioni. Passiamo a questo nodo che è quello che decodifica ciò che ha fatto l'elaborazione e la manda all'anteprima e salvataggio, diciamo. Questo nodo di base è maledetto perché se voi non attivate l'enable VAE tiling ammazza completamente la scheda video a livello di VRAM. Infatti io le prime generazioni pensavo fosse assolutamente necessario attivare tutto perché non si riusciva ad andare oltre. Quando voi attivate questa opzione qua, in questo punto dell'elaborazione della VRAM la richiesta è veramente bassa rispetto al normale, ma senza avere il tiling del VAE attivato partiva alle stelle fino al punto di dover chiudere tutto forzatamente perché non crashava ma andava a bloccarsi tutto, in poche parole. Poi con vari test ho capito che questa opzione è necessaria, che di base non è attivata. Le tile le ha già impostate lui, comunque considerando questa risoluzione, e in questo modo riesce a lavorare tutto. Vi dico, con la mia, impostando il 5B BF16 senza nulla di tutte queste cose, ci metto 15 minuti e vi faccio vedere quanta VRAM consuma perché gli ho fatto uno screen. Adesso non andremo a fare una elaborazione perché ci mette veramente tanto tempo per farlo, ma avete comunque un'idea. Questa è l'ultima elaborazione che ho fatto, non è il prompt che avete visto prima perché lui prende l'ultima fatta e questo era il prompt rimasto nel salvataggio del workflow. Comunque abbiamo quelle impostazioni e come dicevo prima loro consigliavano 8 di frame rate, ma secondo me va a scattare un po' troppo. Con 10 accorciamo un pochettino il video ma diventa leggermente più fluido. Potete anche provare a metterne di più ma diventa sempre più veloce il video. Se ne mettete meno diventa più lungo ma diventa più scattoso. Come format decidete voi quello che vi trovate meglio. Io solitamente uso questi qua NVEC che usa la scheda video, o H265 o H264. Se volete potete fare anche una GIF, potete fare altro, scegliete quello che preferite voi. Lui poi ovviamente salva l'output nella solita cartella output, vi fa sia il video e sia l'immagine e uno potrebbe dire ma cosa me ne faccio dell'immagine? Vi serve perché come sempre con FueUI memorizza tutto dentro l'immagine, perciò se dopo un po' di video che avete fatto non vi ricordate come avevate impostato tutto, come sempre aprite un'altra scheda di FueUI, fate clear, prendete la vostra immagine, la trascinate dentro e avete il prompt che è questo, quello che avevo messo, le impostazioni che avevo attivato per questa generazione e potete ripartire da qua. Questa è la comodità che dà FueUI nel ricreare il workflow molto velocemente. Per il resto è solo tempo di elaborazione e VRAM necessaria per far tutto questo. Lo so che non è avvicinabile da tutti, però vedetelo come un vero primo step verso elaborazioni online come Kling, come Gen 3, Sora quando arriverà. Non siamo agli stessi livelli, ma mi sembra anche ovvio. Lì ci sono dietro dei server enormi, esagerati, mentre qua c'è la vostra scheda video che un po' vi implora di smetterla. E quando va bene le generazioni sono anche molto divertenti. Lo so, sono cosciente anch'io che queste elaborazioni così pesanti che chiedono tanta VRAM danno molto sconforto a chi ha una scheda video con pochi giga, e lo so perché la 3090 ce l'ho veramente da poco. Però posso dirvi che è vero, senza mettere tutte le ottimizzazioni la richiesta sale veramente tanto, ma se utilizzerete sia l'opzione per l'FP8 e sia quella per la CPU la richiesta scenderà veramente tanto, e poi grazie anche al tiling del VAE quel nodo riesce a essere ottimizzato abbastanza. La problematica annessa è che le tempistiche in questo modo aumentano veramente tanto. Con la 3090 avendo 24 giga riesco ad elaborare anche senza tutte queste opzioni, tranne il VAE col tiled perché quello diventava veramente problematico non farlo. Riesco ad elaborare da prompt in 15 minuti.
La differenza è un po' marcata fra elaborazione totale e elaborazione solo dall'immagine, perché nel primo caso devi proprio generare l'intera immagine da zero. Nell'altro caso abbiamo già un'immagine di partenza e lui si concentrerà nel muovere quella. Ho visto che ci mette un pochettino meno. È ovvio che non possiamo pretendere tantissimo, le ottimizzazioni ci sono, però dubito fortemente che con 8 GB riuscirete a elaborare questi video, se non con tempistiche mostruose. Ma se ci riuscite, scrivetemelo nei commenti, magari anche che modello avete usato. Un consiglio che vi do, come ho detto nella guida, partite bassi, cioè modelli GUF, tutte le ottimizzazioni attivate, e vi fate un'idea di quanta VRAM prende e quanto tempo ci mette. È molto controllabile perché segue abbastanza il prompt, diciamo abbastanza, anche perché potete scriverlo come Flux utilizzando il clip T5XXL, ma non è come Flux, quindi qual è il problema? Che voi scrivete un bel prompt, state lì a aspettare 20 minuti e poi viene una cosa sconfusionata completamente, perciò partite con cose semplici, non esagerate, non fate cose troppo complesse. Qui non stiamo usando Kling, non stiamo usando Gen 3, non stiamo usando Dream Machine, tutti quelli che vanno su dei server con una potenza incredibile e con modelli un pochettino più avanzati. Dobbiamo essere un po' più tranquilli e secondo me questo è già un risultato mostruoso, considerando che lo fate sulla vostra scheda video. Partivamo da Stable Video Diffusion e adesso abbiamo Core Video X, che è secondo me comunque veramente interessante. Ci siamo ancora un po' secondo me, e fra qualche mese arriviamo a poter generare video come Sora, come tutti quelli che ho detto prima, sul nostro computer, dentro magari già 24 giga, che è un bel risultato. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e come sempre commentate se avete problemi, se non capite qualcosa, se avete errori, ma anche se volete condividere le vostre impostazioni in modo da aiutare anche gli altri per scegliere il modello migliore, le impostazioni migliori. Come sempre i miei workflow dico che sono delle basi perché su quelli poi sperimentate e imparate meglio a fare le cose, ma ricordate che c'è sempre il server Discord dove parliamo in modo più ampio di questi discorsi ed è possibile fare domande più tecniche, parlare di cose un pochettino più particolari che è difficile riuscire a parlarne nei commenti su YouTube ovviamente, e soprattutto è possibile condividere le proprie creazioni e magari partecipare ai contest quando riusciamo a farli. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!